Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale nel mio piccolo laboratorio. Ci potrebbe capitare in casa di avere dei piatti, delle ciotoline come in questo caso, da dover appendere e non avere la predisposizione per poterlo fare. Oggi vi faccio vedere come realizzare velocemente un gancio per poter appendere qualsiasi cosa sulle vostre pareti. Tutto ciò che ci occorrerà per fare questa operazione è del ferro filato non troppo sottile, 1,5 mm, 1,8 mm, e una pinza. Andiamo a realizzare una sagoma in questo modo: due curve verso il basso e due curve verso l'alto, in modo da avere queste due porzioni, una per creare il gancio e l'altra per regolare la presa sul piatto o sulla ciotolina. A questo punto quello che dobbiamo fare è stringere le quattro curve che abbiamo lasciato in precedenza per creare una struttura più solida. Dopodiché andremo a rigirare le punte su se stesse per creare gli appigli. Dopo la prima operazione avremo questo risultato. Adesso andiamo a rigirare su se stesso 1 cm, 1,5 cm per ogni punta, cercando di tenere presente lo spessore della ceramica. Andiamo ad agganciare il piatto con la struttura che abbiamo creato. Nella parte superiore della coppetta vado a rigirare una curva lasciata precedentemente per la regolazione e con la pinza rigiro per creare un occhiello. Una volta fissato il chiodo sulla parete, questo sarà il punto di aggancio. Ed ora è il momento di chiudere tutta la struttura. Faccio passare il pezzo di fil di ferro lungo rimasto libero dall'inizio all'interno dell'ultima curva rimasta libera sul lato basso della coppetta e lo attorciglio su se stesso. Sullo stesso tratto vado a richiudere anche il secondo pezzo di fil di ferro rimasto aperto e attorciglio anche quest'ultimo. Tensiono leggermente i due tratti posteriori e anche questo progetto è concluso. E una volta ingabbiato in questo modo, il piatto è pronto per essere appeso e non rischierà di sganciarsi dal supporto che abbiamo creato. Per piatti più pesanti o oggetti più ingombranti consiglio di utilizzare del fil di ferro di uno spessore superiore, almeno un 2 mm, in modo da evitare brutte sorprese. Ed eccoci amici, questo sabato un video molto veloce perché ci sono molte cose in giro per il laboratorio da completare. Ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti e ricordatevi che l'iscrizione vi consentirà di partecipare anche all'estrazione della troncatrice Ryobi al raggiungimento dei 1000 iscritti. Ci vediamo sabato prossimo, ciao!